Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina ci vedete particolarmente sorridenti perché ci troviamo in un posto surreale. Se ci chiedete qual è il posto più assurdo dove siete mai stati, penso che questo lo possiamo mettere tra i primi tre posti. Ma dove ci troviamo? A Porvenir, sulla sponda est dello Stretto di Magellano, dall'altra parte si trova Punta Arenas. Domani infatti prenderemo il traghetto per andare al capoluogo, diciamo, della provincia. Oggi ci siamo fermati qua anche per lavorare, però prima abbiamo dovuto acquistare le 2 SIM disponibili nel negozio, solo Antel e Claro. Abbiamo preferito Claro, però il negoziante non sapeva, subito non sapeva cosa fosse, poi sì, si è ricordato, poi non sapeva il prezzo. Di solito c'è la segretaria, non so come li potete attivare, non ne ho idea. Si vede che hanno dimestichezza proprio con i turisti. Però ragazzi, anche questa è una grandissima esperienza perché è un posticino davvero un po' fuori dal mondo. Il silenzio regna assoluto. Per arrivare qua, l'avete visto nel video precedente, ci sono circa 100 km di ripio, poi se da qua continuate la strada ce ne sono altrettanti chilometri di ripio, oppure per uscire da questo posto assurdo dovete prendere il traghetto che vi porta a Punta Arenas. È evidente che si trova lontanissimo da qualsiasi sbocco verso un'altra cittadina o verso un'altra meta che si voglia raggiungere. È descritto in effetti come il posto dove si assapora davvero la vita fueghina o fuegina. Siamo comunque nella regione Magallanes e Antartica cilena. Ora andiamo ad attivare le SIM. Siamo usciti col sole, ora il cielo è completamente coperto, anche a questo la Tierra del Fuego ci ha abituati. Bene, si va al lavoro. Però prima condividiamo un po' di dettagli di questo posto assurdo. Questo dovrebbe essere una delle vie principali, in fondo il mare. Differenza con l'Argentina, troviamo la prima raccolta differenziata, cosa che non abbiamo mai trovato in tutto il territorio argentino, ma comune denominatore la calma assoluta. Anche perché Relax. ci troviamo al centro della carreggiata. Anche perché ci troviamo al centro della carreggiata e non abbiamo problemi. Intanto aspetta, cambio la prospettiva, così ci rendiamo conto tutti insieme. È martedì mattina e questa è la vita frenetica della Tierra del Fuego cilena. Siamo nel mese di febbraio, quindi nel mese più caldo dell'anno, e ci saranno intorno ai 12-13 gradi. Questi sono i giardini comunali. Un gruppo di cani a zonzo che gioca e che è il più rumoroso di tutto il paese. Assurdo, senza senso questo posto, però forse per questo motivo super affascinante. Il senso chiaramente non lo ha per noi europei che non riusciamo ad accettare questa calma assoluta. Per loro il senso ce l'ha, e come? Ma il mio dire senza senso assolutamente non aveva una nota negativa, anzi tutt'altro. Una caratteristica interessante, sembra un po' di stare a San Francisco. Quando arriviamo qua all'incrocio, guardiamo sulla destra, inizia la discesa verso il mare. Quindi la discesa o salita viene spesso interrotta da queste strade perpendicolari che sono invece in piano. Ora un salto allo Stretto di Magellano. Andiamo verso il mare. Hola, buon dia. Buongiorno. La strada che vedete in fondo che sale sulla collina è la strada che abbiamo percorso ieri arrivando. L'unica strada che porta fin qua, non vi potete sbagliare e non avete bisogno di nessun tipo di sistema di navigazione. Abbiamo comunque visto che intanto che Porvenir è dotata di una biblioteca comunale e anche di un club social e deportivo, quindi di un club sportivo. Altra cosa, hanno un rispetto per i pedoni allucinante. Potete anche camminare in mezzo alla strada, le auto si fermano sempre. Croazia. Questa quadra si chiama Croazia, ci ricorda che questo posto fu estremamente prediletto anche da un'immigrazione croata quando si diffuse intorno al 1880 la notizia che qui potessero esserci presenti filoni auriferi, per cui tanta gente proveniente proprio dalla Croazia si riversò in questo posto. Poi altre attività come per esempio quelle della lana, l'allevamento degli ovini o della pesca si rivelarono delle attività più
più redditizie e richiamarono anche tanti cileni dall'isola di Chiloé, per cui la popolazione di questo posto è un mix tra cileni di Chiloé e croati. Tantissime strutture che si vendono. Quindi se volete cambiare vita, trasferirvi qua, sappiate che c'è tantissima scelta sul mercato. Una ferretteria, una ferramenta. Ha fatto sicuramente la stessa strada che abbiamo fatto ieri noi e aveva 2 taniche della benzina agganciate alla moto. Classica scritta Porvenir come in tutti i paesi del Sud America. Addirittura autobus turistico che arriva fino qua. Habían cumplido ya con este rito y pasaban a ser considerados hombres adultos luego del desarrollo de esta ceremonia. Y no el personaje. Ahora está... Questo è il porto naturale, è una caratteristica che abbiamo visto, c'è tantissima Attività di alta e bassa marea. Ieri sera, guardandola dall'alto della struttura dove siamo, il mare era molto basso, quindi si era molto ritirato e la spiaggia era lunghissima. È una sorta di Mont Saint-Michel, ma ovviamente con un fascino totalmente diverso. 4 ciclisti grandissimi. Tutto il mio rispetto quando vedo cicloviaggiatori perché fanno uno sforzo allucinante, poi per arrivare addirittura su queste latitudini con questo vento, con questo meteo, veramente un viaggio complicato. Andiamo a vedere gli uccelli da quell'altra parte. Sempre riallacciandomi al discorso del video precedente, donne, lo so che volete venire in questi posti insieme a me, dite la verità, dite la verità. Questo è lo skyline di Porvenir, New York, scansati proprio. Giardini pubblici in riva al mare super frequentati, ottimo sistema per cambiare le gomme, Frutimar, negozio abbigliamento per i piccoli. Una caratteristica che mi incuriosisce, nonostante le basse temperature, le strutture, le pareti diciamo delle case sono molto semplici. Hanno un'intelaiatura in legno, fuori c'è una sorta di cartongesso, camera d'aria, in alcuni punti della lamiera ondulata, attaccata banalmente con delle viti. Sara alla ricerca disperata di un ristorante, ma la vedo dura. Sì, è dura. Adesso ne approfittiamo per fare il giro, che è molto suggestivo e pittoresco. Sara battuta, riprendiamo la salita verso casa. Vai con le ridotte. Questa è la riproduzione della popolazione Selknam, la popolazione nativa di questo luogo. C'è anche una targa di spiegazione, secondo cui i Selknam approssimatamente arrivarono qui 11.000 anni fa dal continente fino alla Tierra del Fuego, che è una sorta di isola che non ha passaggi se non quello di attraversare il mare. Chiamarono questa terra Caro Quinca, e cioè Nuestra Tierra. Quando iniziò la colonizzazione moderna a partire dal 1881 si stima che la popolazione Selknam contava circa 4.000 persone, di statura molto alta, di bella presenza e fisici robusti e vigorosi. Morirono pian piano sotto l'impatto dell'azione colonizzatrice per la mano dell'uomo bianco, provocando la sua rapida estinzione. Sappiamo che quando arrivò l'uomo bianco portò con sé anche delle malattie a cui la popolazione locale non era abituata, per cui si pensa che siano estinti, anche se nel nostro hotel abbiamo visto delle pagine di giornale in cui alcuni di loro dicono di essere diretti discendenti dei Selknam, anzi si lamentano del fatto che dicendo che sono estinti non si permette la diffusione della loro cultura, per cui insomma lasciamo questo capitolo aperto, però è una storia da conoscere. Abbiamo chiesto a un passante se ci fosse un ristorante nei paraggi e ci ha detto certo, ce n'è proprio uno qua vicino, aperto. Eccolo qua. Puerto Montt. Andiamo a vedere la comida.
Appena usciti dal ristorante, Sara la vedete molto più tranquilla. Sì, abbiamo assaggiato quella zuppa che conteneva la ciolga natural, specie di cozza, un mollusco autoctona di questa zona, molto buona, era un po' una cozza gigante, aveva molto il sapore del nostro brodetto, quindi molto molto gradevole. Ora però si va a lavorare. Una curiosità per il momento, a Porvenir abbiamo chiesto un caffè, in realtà non hanno caffè espresso ristretto, ci hanno addirittura portato acqua calda e una bustina di caffè solubile in polvere da sciogliere. Magari succederà solo qui a Porvenir, vi aggiorneremo. Importantissimo, abbiamo pagato 22.000 pesos cileni che con il cambio saranno 24-25 euro, ma c'è una cosa che non abbiamo capito bene, cioè la carta verrà ricaricata di circa 1.300 pesos. Su questa cosa vi aggiorneremo, dobbiamo capirci qualcosina ancora. Ora diretti in struttura. Per chiudere il video, alcune considerazioni personali: se cercate un posto fuori dal mondo, Porvenir ve lo straconsigliamo. Poi, se ci chiedete cosa pensate di Porvenir, affascinante, interessantissimo da vedere, ma supera le nostre Aspettative di isolamento. Cioè, nel senso, ci piacciono i posti remoti, ma qua forse siamo andati fuori Oltre scala. la nostra immaginazione. Vi proponiamo un'ultima curiosità: abbiamo già incontrato questo cartello sopra questa collina, il mare si trova di qua, zona de seguridad tsunami, cioè qui in caso di tsunami si è tranquilli. Questo è il cartello. Anche se siamo sullo stretto di Magellano, mi sembra strano che abbia questo tipo di potenza, però tutto può accadere. La moto bella coperta. Questa notte ha piovuto quasi sempre. Ma lei è protetta ed è tranquilla vicino a noi. Questa è la nostra finestra con una scala di sicurezza all'avanguardia. Top, ragazzi. Domani vi spiegheremo la vera storia di questa figura, che è diventata per noi quasi mitologica. E sta là. Al volo vi mostriamo la camera che abbiamo pagato 60.000 pesos con il desayuno, con la colazione, quindi intorno ai 70 euro. Piccolissima, il mio posto di lavoro attuale. Ora bisogna sedersi. Arrivati in larghissimo anticipo nel porto più sperduto del mondo, In fondo il paesino di Porvenir, qua dove attracca la barca. che ci porterà questa sera a Punta Arenas. Sara che studia spagnolo, moto parcheggiata leggermente riparata e mi raccomando in direzione vento, perché arrivano delle raffiche improvvise impressionanti. Questa è la zona imbarco. Ora non vedete nessuno perché sono le 5 di pomeriggio e noi dobbiamo aspettare le 7 per poterci imbarcare. Nel frattempo facciamo un giro insieme in quest'area. Super desolata. Su queste casine trovate un po' di tutto: frutta, snack, panini e quant'altro per alleviare le 2 ore di trasferimento da Porvenir a Punta Arenas. Ora torniamo da Sara e dalla Tenerona. Aveva messo pioggia, ma sembra che la fortuna sia dalla nostra parte. Andiamo a fare un giro insieme sulla rampa d'imbarco. Sempre affascinanti le rampe che finiscono in mezzo al mare. Secondo lavaggio degli stivali, questa volta con l'acqua marina però. Dai che ci siamo! Siamo insieme ad altri motociclisti cileni, anche se il primo signore è francese, abbiamo parlato prima. Perfetto. Posto che vai, tradizione che trovi. Per bloccare le moto sul traghetto utilizzano questo sistema. Cuneo sulla ruota posteriore e cuneo sulla paracoppa del motore. Ovviamente sul cavalletto laterale mettono il cuneo dall'altra parte, quindi la moto è bloccata. Sulla nostra moto col cavalletto centrale hanno messo il cuneo solo sulla ruota posteriore. Io l'avrei messo anche sulla ruota anteriore, ma va bene così.
Tenerona che si prende il posto di una macchina o di un coche. Quando siamo scesi ad Ushuaia abbiamo fatto il tratto stretto dello stretto di Magellano. Ora facciamo la parte più larga che collega Porvenir a Punta Arenas. Ragazzi, ci sono i delfini in fondo. Che spettacolo! Che spettacolo! Vedere i delfini che saltano è quasi da lacrime agli occhi. Bellissimo. Ora speriamo che il mare non sia tanto mosso perché inizio a sentire la nave ballare. Ma io lo spero soprattutto per la Tenerona perché non l'hanno legata minimamente. È giunto il momento, ragazzi, si esce, siamo a Punta Arenas. È sera, sono le 10:30 passate, si va. Vento non eccessivo, bella serata, fresco ma nella norma. Punta Arenas per il momento ci appare come la più industrializzata di tutta la Tierra del Fuego. Siamo quasi arrivati, la struttura dovrebbe essere sulla destra, non questa quadra, dice Fra, ma quella dopo. Eccola, sì, è lei. Siamo arrivati alla nostra casina. Potremmo entrare direttamente dal cancello che ci hanno lasciato aperto e anche la casina l'hanno lasciata aperta. Vamos. Andiamo ad aprire. Eccoci. Perfetto. Dovrebbe aprirsi. Forse da quest'altro lato anche. Aspetta, Fra, che non capisco. Che cosa? Che cosa? Ce n'è due. Non credo. Allora, non vedo. Non capisco come si apre. Solito problema mio con le porte. Ecco, è chiuso da dentro. Penso, o no? Attento. Ecco. L'abbiamo fatta. Noi chiudiamo. Allora, vediamo se c'è secco. C'è secco. Ecco. Così. Perfetto. Possiamo tornare da Fra. La casina è questa. Andiamo ad accertarci anzi che la casina sia aperta come ci hanno detto. È la 4 se non sbaglio. Sì, è la 4. È aperta, fortunatamente. Eccola qua. Raccomandazione per i sudamericani ben visibile: no botar hierba mate nel lavaplato. C'è una bella vista. Invece di vista mare, vista moto. Mi sembra il caso, nel nostro caso.